Ciao a tutti ragazzi, buona domenica, bentornati sul canale con il solito appuntamento con le news della settimana, un appuntamento che in realtà è un po' latitante nelle ultime settimane per varie situazioni lavorative, familiari e personali che mi stanno affliggendo nell'ultimo periodo, ma non vi preoccupate che non starò qui a infastidirvi con i miei cazzi, anzi per quelli che avranno la pazienza di rimanere fino a fine video, ragazzi, magari vi farò un accenno, quindi come bonus content per chi arriverà alla fine del video avete i cazzi miei, in poche parole. Ma adesso c'è ben altro di cui parlare perché sono state delle settimane veramente molto intense dal punto di vista degli annunci, dei rilasci e quant'altro, quindi ringrazio come sempre tutti gli abbonati al canale, tutti gli iscritti e tutti coloro che in un modo o nell'altro vedranno questo video per addentrarci adesso in quella che è la ciccia di queste dell'ultimo periodo, partendo come sempre da Hot Toys. Siccome è roba vecchia, ormai ragazzi cerchiamo di recuperare, di rimanere in linea con quello di cui abbiamo parlato sul canale e partiamo quindi da Hot Toys con Batman di Arkham Origins. Un annuncio di ormai credo un paio di settimane fa, forse anche qualcosina in più, quindi già saprete tutti di che cosa sto parlando, una doll che secondo me è davvero molto valida, tratta dal videogioco, il primo della trilogia che ha fatto appassionare tutti, forse non è il primo, forse mi sto sbagliando ragazzi, ma l'ho giocato una vita fa. Comunque un Batman veramente meraviglioso, ci voleva, a gran voce è stato richiesto da tantissimi appassionati sia del videogioco che di Batman stesso, ed eccolo qui in una forma che mi sembra essere smagliante, buone le proporzioni, vedo le cosce forse un po' troppo grosse, ma lui era comunque molto grosso, molto imponente, e quindi ancora una volta continua la scia di Batman dell'ultimo periodo di Hot Toys, Batman is the new Iron Man ormai, ma va bene così, ci vuole ogni tanto, spero che adesso si dedichino come al solito, come spero di solito, ad altri progetti, a qualcosa di più interessante, ma ecco qui il Video Game Masterpiece 83 di Hot Toys di 32 cm e mezzo di altezza, 30 punti di snodo in uscita nel secondo trimestre del 2027. Come nuovo annuncio ce n'è un altro, ma andiamo in ordine cronologico di quelle che sono state le novità per quanto riguarda Hot Toys, come l'annuncio di questo Stormtrooper tratto da The Bad Batch. Ovviamente sto parlando di Star Wars, non mi ci soffermo per nulla ragazzi perché credo che interesserà veramente a pochissimi. Il rilascio anticipato rispetto a quanto era stato annunciato dalla stessa Hot Toys di Song Ji-hoon da Squid Game 2, altro pezzo davvero molto interessante, e la torcia da Deadpool e Wolverine, quindi Deadpool 3, se così vogliamo chiamarlo, che aveva suscitato un sacco di scalpore. Io per primo avevo criticato questa doll e mi sento ancora una volta di confermare le critiche, sebbene non l'ho acquistata, non l'ho preordinata, quindi poi se qualcuno di voi l'ha presa mi saprà dire meglio. Un head sculpt che vedo forse leggermente migliorato rispetto a quello che era stato mostrato nel prototipo, ma ancora non ci siamo per quanto riguarda il likeness, secondo me. Siamo ancora ben lontani dal tanto amato Chris Evans, quindi non ci siamo ancora, apprezzo i miglioramenti, in qualche foto sembra decente, ma ancora ragazzi, ripeto, secondo me non ci siamo. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. È stato rilasciato anche lo Xenomorfo da Alien Romulus, anche questo un altro gran bel pezzo da prendere in considerazione, anche qui non l'ho preordinato, ma potrei pensare ad un recupero magari più avanti, perché questo sarà un periodo veramente di fuoco per quanto riguarda gli arrivi, ma davvero un gran bel pezzo per chi non ha un Alien in collezione. Magari ripiegare su questo di Romulus non è il massimo, ma perché no? Poi robetta di cui non ci interessa, ed il nuovo annuncio ce lo andiamo a rivedere sul sito di Hot Toys, che sapete bene come non funzioni, però sono riuscito a caricarlo e secondo me è un pezzo veramente fantastico. Anche questo non sto a vedere i dettagli ragazzi, se c'è qualcosa che magari non è azzeccato eccetera, perché vi dico la verità, non sarei in grado di vedere se c'è qualche proporzione o qualcosa di sbagliato, perché ho visto ovviamente Badlands e
il personaggio mi è piaciuto anche tantissimo, vi devo dire la verità, dal punto di vista di design, dal punto di vista estetico, ma non ricordo benissimo i dettagli della doll, del personaggio. A me comunque piace un sacco il dettaglio appunto dei capelli bianchi di questo Predator più anziano, il padre del protagonista di Badlands, che si vede tra l'altro nella scena iniziale e solo quella, poi non mi ricordo se si vede anche nel finale, ma mi pare di no, anche molto grosso, molto imponente, 37 cm, qui vediamo la differenza con la Movie Masterpiece 849 e 50. E che dire ragazzi, qui secondo me per andare con l'acquisto dovete essere veramente o appassionati del film oppure vi deve piacere veramente tantissimo dal punto di vista estetico e andarci a andare ad aggiungere in collezione questo Father Predator, veramente molto molto figo, doppia versione, quindi sia con la maschera che senza. E per quanto riguarda tutto il resto, ragazzi, c'è davvero poco da dire. Movie Masterpiece, lo ricordo, 863, 37 cm di altezza, 16 punti di snodo, anche questo in uscita per secondo trimestre del 2027. Ma occhio, perché Hot Toys ultimamente sembra che stia cambiando un po' le cose, a volte sembra che voglia anticipare tante uscite previste per il 2026 inoltrato, in realtà sono state anticipate a fine 2025 o proprio adesso, tipo quello di Squid Game 2, se non mi sbaglio, doveva uscire Ji-un a giugno del 2026, invece appunto abbiamo visto è uscito qualche giorno fa. Facciamo adesso un salto su InArt che finalmente, ragazzi, è riuscita a modificare il sito facendo una foto e pigiando un tastino. Invece di uno mettere due, finalmente questo miracolo di Sant'Antonio è stato fatto e quindi abbiamo l'ufficialità che questo T800 di InArt sarà un double pack. Siamo tutti felicissimi della cosa. Secondo me, lo ripeto, è stata solo un correre ai ripari per una gaffe fatta nell'occasione della live e quant'altro. Comunque ha fatto contenti tutti i collezionisti. C'è chi l'aveva già preordinato a prescindere, single pack, double pack, sti cazzi, l'ha preso comunque. Io ero uno di quelli, sinceramente, che voleva aspettare l'ufficialità della notizia e avere a 440, se non mi sbaglio, sul Colosso dei Nerd, due doll di InArt di questo calibro non può che farci contenti. Quindi finalmente è ufficiale, ragazzi, quindi via con i preordini prima che scadano soprattutto. Adesso spostiamoci sul sito del colossodinerd.com per parlare di quella che è la cosa che mi interessa di più di queste settimane in assoluto, ma soprattutto dell'ultimo periodo. Infinite statue, quindi l'italianità nel nostro ambito finalmente ha rilasciato il preordine del Corvo di Eric Draven che tutti stavamo aspettando da quel famoso Lucca Comics, anche da prima, ma a Lucca Comics ho avuto la possibilità di vedere in vetrina questa doll, ragazzi, e me ne sono innamorato pazzo. Era bellissima lì esposta in quella vetrina nella sua versione exclusive, adesso vedremo ovviamente le varie versioni, era una gioia per gli occhi. E sono veramente contento, sarebbe dovuto uscire, se non mi sbaglio, proprio a novembre, dopo il Lucca Comics, poi per varie vicissitudini, nulla di grave, comunque la doll è stata rimandata appunto agli inizi di gennaio ed eccola qui, nelle sue 4 versioni differenti che adesso ovviamente andremo a vedere una ad una. Non voglio soffermarmici troppo ragazzi, voglio ovviamente farvi vedere le foto e prima di tutto parlarvi di quella che secondo me è un capolavoro di doll. Vi ripeto, io poi l'ho vista anche di persona a Lucca Comics, so che molti di voi l'hanno già vista in quell'occasione e vi posso dire che vista di persona è ancora più bella di quella che stiamo vedendo in questo momento. La somiglianza io direi che è più che soddisfacente, è ottima, c'è stato tanto lavoro, questo lo so perché ho seguito le varie interviste di Fabio Varesi, e quant'altro, anche Dario Barbera per quanto riguarda il painting eccetera, e c'è stato un lavoro fenomenale dietro questa doll, ci hanno puntato tantissimo e sono più che felice che sia questo il risultato. Tutto quello che vedete ovviamente è in pelle vera al platino, quindi la miglior
forma possibile di pelle, quindi via niente pleather, niente fastidi vari, niente ansie che possono avvenire acquistando le doll di Hot Toys. E quindi ragazzi, c'è poco da dire. Questa è la versione standard con capelli scolpiti, che sul Colosso dei Nerd possiamo trovare a 349 €, con diciamo gli accessori base, ok? Qui vediamo tutto quanto, tutta quella che è la lista: 13 mani intercambiabili, gli stivali che sono magnetici, da non sottovalutare questa cosa, pantaloni e cappotto in pelle, la maglia, una sedia, l'anello con cordino da collo, la katana fucile a pompa, il corvo in volo, chitarra elettrica e lo stand magnetico. C'è poi una seconda versione, quindi cominciamo a salire di livello, che è la Luxury Deluxe Edition, ovvero quello che abbiamo visto finora, ma con l'innesto dei capelli. Anche qui, per quanto riguarda la qualità dell'innesto, mi sono informato anche da questo punto di vista, ho visto i post del buon Dario, spero che veda questo video e lo saluto. Anche lì c'è stato un lavoro eccellente, anche per quanto riguarda il painting e tutto il resto. E quindi ragazzi, stessa versione praticamente con i capelli innestati, quindi una piccola differenza di prezzo, 429 sul Colosso dei Nerd, potete trovarle ovviamente anche sul sito di Infinite Statue stesso, ma la vera differenza comincia ad arrivare con la Luxury Deluxe Gold Edition, dove possiamo trovare tutto quello che abbiamo visto finora, ma la differenza sono gli accessori esclusivi di questa versione, che sono il diorama con le 2 lapidi, il bouquet di fiori, un altro corvo appollaiato e la maschera, che cercherò di farvi vedere. Qui comunque vedete le lapidi. Tutto quello che vedete, tra l'altro ragazzi, o quasi tutto comunque, è magnetico, e quindi per un posing ancora, eccolo qui, questi sono gli accessori aggiuntivi, diciamo, di questa versione. Poi ci sono anche gli occhi con questa tecnologia particolare. Ragazzi, adesso non voglio soffermarmi su questa cosa, se volete andate direttamente sul sito di Infinite Statue per andarvi a leggere tutti i dettagli di queste innovazioni. Anche qui trovate un fantastico resoconto in inglese, ma comunque non ci dovrebbero essere problemi, dovrebbe essere di facile comprensione. Poi ci spostiamo quindi appunto sul sito di Infinite Statue, dove troviamo tra le altre novità di Infinite Statue anche Gamon e Zenigata, che vanno ad aggiungersi alla wave di Lupin III sviluppata appunto da Infinite Statue. Avevamo già visto Lupin e Jigen e adesso abbiamo anche questi altri 2 protagonisti. Anche qui ragazzi, ormai il preordine è uscito un pochino di tempo fa, quindi affrettatevi se volete continuare la wave, perché anche qui stiamo parlando di tanta roba. Ma la cosa che mi interessa di più farvi vedere appunto è l'Exclusive Edition del Corvo. Prima volevo farvi vedere appunto un riepilogo di tutte le varie versioni, quindi la Standard, la Deluxe Gold, la Deluxe Edition, la Deluxe Gold e poi la Exclusive. Potete vedere anche qui i prezzi, e per quanto riguarda l'Exclusive è quella definitiva, quella che racchiude, ovviamente potete trovarla solo sul sito di Infinite Statue, a differenza degli altri proprio perché si tratta di una versione Exclusive, e poi oltre a tutto quello di cui abbiamo parlato finora, la cosa più figa, quindi il diorama con la finestra rotta che tutti conosciamo, chi conosce il film, le candele che sono magnetiche e, ripeto, tutto quello che abbiamo visto finora. Anche qui immagini molto dettagliate, potete vedere tutto quanto potete trovare all'interno di questa edizione, e se acquistate sul sito di Infinite Statue, tra l'altro, o Caustic Plastic, che dir si voglia, ci sarà anche in omaggio la maglietta. Quindi raga, questo è tutto e adesso rieccomi qui, fatemi sapere che cosa ne pensate del Corvo, soprattutto di Infinite Statue e tutto il resto, che cosa vi interessa, che cosa invece skipperete per questa settimana. Io sicuramente effettuerò il preordine del Corvo, devo ancora decidere la versione perché comunque l'Exclusive è molto invitante, ma ragazzi mena, perché stiamo parlando di quasi 700 euro, quindi visto il periodo
che sto vivendo in questo momento è un pochino difficile, ma cercherò di fare uno sforzo, altrimenti penso che andrò con la Deluxe Gold per avere comunque un diorama e avere più roba possibile e la massima qualità possibile. Detto questo, ragazzi, volevo dirvi ancora grazie per la pazienza, per il supporto che mi state dimostrando, molti di voi mi stanno dimostrando, soprattutto i ragazzi abbonati che sono sul gruppo Telegram. Grazie a tutti i ragazzi per il supporto costante, perché sto vivendo un periodo veramente molto difficile. Forse, se vi interessa, potrò fare un video dedicato in cui, se avete presente, quando ci sono tante cose abbastanza gravi che succedono una dopo l'altra e avete quella sensazione di non riuscire a risollevare la testa perché finita una cosa ne comincia un'altra e arrivano tutte insieme, è uno di quei periodi. Economicamente, lavorativamente, a livello familiare, ho il cane che non sta benissimo, insomma la macchina si è rotta quindi sono a piedi e devo spendere un sacco di soldi, insomma ci sono veramente tante cose che ultimamente stanno minando la mia vita e anche il mio tempo libero. Adesso per esempio sto registrando praticamente di sabato sera, che è l'unico piccolo ritaglio di tempo che ho trovato per registrare queste news. Quindi ancora grazie a tutti, so che presto finirà questo periodo e tornerò più forte di prima, ma datemi ancora più supporto qui sotto nei commenti e semplicemente con un mi piace al video, con un messaggio, con qualsiasi cosa, ragazzi, io vi ringrazio. Detto questo, io vi saluto, ancora buona domenica, ci sentiamo qui sotto nei commenti se volete e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, a presto.